Salve e bentrovati a Planet Spin Podcast. Ciao a tutti! Oggi ci immergiamo in un marchio che, per chi pesca, è davvero un nome importante. Parliamo di Duo International. Sì, un punto di riferimento giapponese per le esche artificiali, conosciuto in tutto il mondo. Esatto. E per parlarne oggi facciamo una cosa specifica. Ci basiamo solo ed esclusivamente su quello che ha visto e documentato Planet Spin. Giusto, quindi parliamo delle loro visite in fabbrica, delle analisi che si trovano sul canale YouTube Planet Spin Fishing e sul sito planetspin.it. Proprio così. Niente altre fonti, solo la loro esperienza diretta sul campo, anzi, in fabbrica. Perfetto. L'idea è capire cosa c'è dietro Duo. La storia, certo, ma soprattutto quella loro filosofia, la chiamano Nippon Quality. E la passione, direi quasi l'ossessione, che mettono nella creazione delle esche. E poi il processo produttivo, che ha dell'incredibile. Esatto. Vogliamo capire perché sono diventati quello che sono. Allora, pronti? Partiamo con questo approfondimento. Partiamo. Facciamo un salto indietro. Anno 1995. Hisahiro Matsushita fonda Duo International. All'inizio però faceva il distributore, giusto? Sì, distribuiva altri marchi. La svolta vera arriva poco dopo con l'ingresso di una figura chiave, Masahiro Adachi. Ah, il designer che poi diventerà Shio. Proprio lui. È lì che Duo cambia marcia e decide di produrre in proprio. Ma per capire bene questa scelta dobbiamo pensare al periodo. Gli anni 90 in Giappone. Esatto, piena recessione economica. La logica per tante aziende era tagliare i costi e come si fa? Spesso si delocalizza, si va a produrre all'estero, dove costa meno. Certo, una storia vista tante volte. Ecco, Duo fa il contrario, una scelta, diciamolo, coraggiosa, quasi folle per l'epoca. Decidono fin da subito che il loro obiettivo è uno solo: realizzare prodotti della massima qualità. E quindi? E quindi prendono una decisione drastica: produrre tutto, ma proprio tutto, in Giappone. Nessun compromesso sulla qualità per abbassare i prezzi. Questa è la base, il pilastro della loro Nippon Quality. Una dichiarazione di intenti fortissima fin dall'inizio. E questa cosa si vede anche nel design, no? Parlano di bellezza funzionale. Sì, è un concetto affascinante. Non basta che l'esca funzioni, che catturi. Deve essere anche bella, ma una bellezza che serve allo scopo. C'è un'armonia tra come appare e come nuota, come lavora in acqua. Non è solo estetica fine a se stessa. No, assolutamente. È passione che prende forma. Pensa al loro slogan: Better than the real one. Meglio di quello vero. Molto. Non vogliono solo imitare un pesciolino vero. Vogliono creare qualcosa che, in termini di efficacia in pesca, sia persino superiore. E come ci riescono? Qual è il segreto di questa fusione? Guarda, è un mix incredibile di antico e moderno. Si parte sempre, da un prototipo originale, il cosiddetto Master Mold. E questo è scolpito a mano. A mano. Nel 2024. Sì, da maestri artigiani. L'anima dell'esca, la sua azione unica, nasce lì, dalle loro mani. È un sapere quasi tradizionale. Incredibile. E solo dopo, quando quel pezzo unico è perfetto, entra in gioco la tecnologia più spinta. Scansioni laser, 3D ad altissima definizione, sistemi CAD, CAM, Ah, ecco. per riprodurlo fedelmente. Esattamente. Per replicare quel modello iniziale con una precisione assoluta e garantire che ogni esca prodotta in serie abbia le stesse identiche caratteristiche e prestazioni dell'originale fatto a mano. È qui la genialità. Qualità artigianale e costanza industriale. Un equilibrio pazzesco. E torniamo un attimo su Masahiro Adachi. È entrato nel 97, oggi è CEO. È lui il cuore pulsante di Duo, possiamo dirlo? Direi proprio di sì. La reputazione mondiale di Duo è legata a doppio filo alla sua figura. Ma attenzione, non è il classico CEO ucciso in ufficio. No. No, lui è ancora profondamente coinvolto nel design, nella creazione. La sua idea è sempre quella: prestazioni di base altissime, l'esca deve funzionare dannatamente bene, ma con una bellezza, diciamo, semplice, pulita, efficace. E poi ha un'esperienza enorme, immagino. Quella è fondamentale. Sono quasi 30 anni che è nel settore. E c'è un aspetto importante. Duo, fin dal 1999, produce esche anche per altri marchi giapponesi famosi. Ah, la produzione OEM, Original Equipment Manufacturer.
Esatto. Questo significa che Adaci e il suo team vedono tutto quello che succede sul mercato. Sanno cosa funziona, cosa no, quali sono le tendenze, le innovazioni. Hanno una visione privilegiata. Privilegiatissima. E tutto questo know-how accumulato in decenni lo riversano poi nello sviluppo delle loro esche, della linea Duo. È un vantaggio competitivo enorme, capisci? Capisco, capisco. E ora entriamo nel vivo. La fabbrica. I reportage di Planet Spin ci hanno aperto una finestra su un mondo quasi a parte. Sì, l'atmosfera che descrivono è particolare. Non sembra la classica fabbrica. Parlano di un legame molto forte tra i dipendenti, quasi come una grande famiglia. Di una passione vera per la pesca. Ho letto che alcuni testano le esche in pausa pranzo. Sembra proprio di sì. E a proposito di test, la loro vasca di prova interna. Quella è qualcosa che lascia a bocca aperta. Raccontaci. Non è una semplice piscina, vero? Ma che piscina! Parliamo di una vasca profonda 6 metri. 6 metri! E dentro hanno ricreato un ambiente acquatico vero. Rocce, fondali diversi, liscio, sabbioso, rampe, addirittura alberi sommersi. Praticamente un fiume, un lago in miniatura. Esatto. Questo permette di testare le esche in condizioni super realistiche. Vedono come nuotano, come reagiscono agli ostacoli, l'assetto, tutto questo prima ancora di andare a provarle in acque libere. È la loro filosofia applicata. Controllo maniacale fin dall'inizio. Precisamente. Ed è un'ossessione per il dettaglio che si ritrova in ogni singola fase della produzione. È qui che si capisce cosa intendono per Nippon Quality. Planet Spin ha documentato passaggi incredibili. È quasi difficile credere quanta cura manuale ci sia dietro un prodotto fatto in grandi numeri. Com'è possibile? È la loro scommessa, fare artigianato su larga scala. Non stiamo a elencare ogni micropassaggio, ma concentriamoci su alcuni momenti chiave che fanno capire tutto. L'assemblaggio, per esempio. Cosa succede lì? I componenti interni, i pesi in tungsteno, i sistemi di trasferimento del peso, le ancorette, gli occhielli, vengono inseriti a mano dentro i corpi grezzi, i cosiddetti blank. A mano, uno per uno. Wow. Poi c'è la chiusura delle due metà dell'esca. Non usano una colla normale, è una saldatura chimica. Praticamente fondono le due parti di plastica insieme. Quindi diventa un corpo unico. Esattamente, molto più robusto, più resistente agli urti, ai denti dei predatori e soprattutto perfettamente impermeabile. Ah, ecco perché sono così solide. E non è finita. Dopo la saldatura, ogni esca viene bloccata manualmente con dei morsetti specifici per quel modello, mentre la saldatura si asciuga e stabilizza. Poi c'è la sbavatura, il deburring, Cioè, la rifinitura. Sempre a mano, tolgono qualsiasi minima imperfezione, qualsiasi bordo anche appena ruvido lasciato dallo stampo o dalla saldatura. Livigano, raschiano. Un lavoro di pazienza incredibile per avere una superficie liscia e simmetrica, perfetta. sembra quasi una scultura. In un certo senso. Ma il controllo qualità che forse colpisce di più è il test di infiltrazione. Racconta. Prima di verniciare, ogni singolo corpo grezzo viene immerso a mano in acqua calda a 40-50 gradi. Se dall'esca esce anche una sola minuscola bollicina d'aria, Significa che c'è una microfessura. esatto, impercettibile magari, ma c'è, e quell'esca viene scartata. Immediatamente, tolleranza zero sui difetti di impermeabilità. Incredibile, zero tolleranza. E questo dà una bella fiducia quando sei a pesca e magari stai usando quell'esca da ore. Assolutamente. E poi arriva la verniciatura, altro processo complicatissimo. Immagino. Colori, dettagli. Sì, e tutto in ambienti controllatissimi, antistatici senza polvere. Prima applicano le lamine olografiche, le foil, con macchinari di precisione, ma il posizionamento finale è manuale. Poi inizia la verniciatura vera e propria. Fatta a mano anche quella? In gran parte sì. Ci sono artigiani specializzati che applicano strato dopo strato. Parliamo di 3, a volte fino a 10 strati di colore per esca. 10 strati. Sì, per ottenere certe profondità e sfumature. E i dettagli, strisce, punti, branche, tutto fatto a mano con mascherine o pennellini. Poi, per alcune colorazioni super realistiche, le Real Paint, usano anche sistemi computerizzati avanzati per stampare i pattern, ma è sempre un mix di tecnologia e manualità.
E alla fine? Alla fine, uno strato protettivo trasparente, il clear coat, per sigillare tutto e dare resistenza. E le esche in gomma, le soft baits? Stessa cura. Sì, anche quelle prodotte da loro, internamente, e confezionate a mano per essere sicuri che mantengano la forma perfetta nel blister. Producono internamente persino gli occhielli, Pure quelli. per avere il controllo totale Esatto. sul colore, dimensione, spessore e l'ispezione finale. Maniacale e dire poco. Controllano ogni esca finita, un granello di polvere intrappolato nella vernicia, una minima sbavatura di colore. Scartata. È quasi ossessivo. Lo è. Solo l'esca perfetta riceve il timbro del logo Duo, G87, Realis, a seconda della linea. E anche la timbratura è fatta a mano. Planet Spin diceva che fino a 30 paia di mani toccano ogni esca. Esatto. È quello il numero che impressiona. È davvero handcrafted, fatto a mano, ma applicato a una produzione di massa. È questo il loro segreto. Fa venire voglia di guardare le proprie esche Duo con occhi diversi. E tutta questa cura ovviamente ha portato a esche che sono diventate pietre miliari. Qualche esempio? Ma, guarda, le origini risalgono al 97. I primi marchi lanciati furono Tide Minnow per il mare, Grace Minnow per la trota, Hacker per il bass e Drag Metal per i metal jig. Nomi che ancora oggi dicono qualcosa. Assolutamente. E già nel 98 uscirono esche che sono diventate iconiche. Penso al Tide Minnow Slim 120, un classico per la spigola, o al Slaver Vape 75, un lipless che ha fatto storia. Il Tide Minnow Slim 120. Credo sia nell'arsenale di tantissimi pescatori di spigole. E la famiglia Tide Minnow poi è cresciuta tantissimo. Ma oltre a questi, quali altre serie hanno segnato l'evoluzione di Duo? Impossibile citarle tutte, ovvio, Ah, certo. ma possiamo fare qualche esempio significativo. Se pensiamo alla trota in torrente, la serie Spearhead Ryuki è un must. Ah, i Ryuki. Quelli piccoli, piatti e pesanti. Esatto. Corpo piatto, baricentro basso, molto peso per le dimensioni. Hanno un'azione rapidissima, scodinzolano forte, perfetti per stare in corrente. Il 38S, 45S, 50S sono micidiali. Confermo. E in mare, oltre ai Tide Minnow, che sono una gamma sterminata tra l'altro. Penso al 175 Slim per le grosse spigole o le versioni Fryer per lanciare lontano. Certo, i flyer sono stati un'innovazione importante per la distanza, ma un'altra serie molto particolare per il mare è il Beirut Manic. Il Manic, quello strano senza paletta. Proprio lui. È famoso per il suo nuoto unico, il Manic Move. Non scodinzola, non rolla in modo vistoso, produce una microvibrazione, quasi un tremolio, appena sotto la superficie. È ipnotico per certi predatori, specialmente le spigole apatiche. Interessante. E per altri settori, tipo il bass fishing, dove sono molto forte a livello globale. Lì il marchio di riferimento è Realis. Esche come il Jerkbait 120 SP sono leggendarie tra i bassmen americani e europei ovunque. Un jerkbait suspending che ha definito uno standard. E poi c'è lo spy-baiting, no? Lì Duo ha avuto un ruolo chiave. Assolutamente. Con lo Spinbait 80 praticamente hanno creato e popolarizzato questa tecnica finesse. Quelle piccole esche con eliche davanti e dietro che creano turbolenza e microvibrazioni. E si lanciano lontanissimo, nonostante le dimensioni. Esatto. È una tecnica che richiede sensibilità, ma può essere devastante quando i pesci sono difficili. Poi hanno linee specifiche come Beach Worker per la pesca dalla spiaggia, magari alle plesse. Tipo l'Action, il Flipper, l'Aul. Proprio quelli. O la serie Tetra Works per il light game e il rock fishing, con esche minuscole ma super efficaci come il Toto o lo Yurameki. Insomma, l'innovazione è continua ma sempre molto mirata a specifiche tecniche o predde. Una gamma che è diventata enorme. I numeri che citava Planet Spin erano impressionanti. Già nel 2016 oltre 300 modelli a catalogo, più di 20 milioni di esche vendute nel mondo. Sì, e la distribuzione è ormai globale, in oltre 70 paesi già diversi anni fa. Sono diventati un vero player internazionale. E sicuramente, come dicevi prima, l'esperienza OEM li ha aiutati a crescere così tanto. Senza dubbio, ha permesso loro di affinare processi, capire il mercato globale e probabilmente finanziare anche la ricerca e sviluppo per il proprio marchio.
Bene, allora proviamo a tirare le somme di questo nostro viaggio dentro Duo, basato sull'esperienza di Planet Spin. Cosa ci resta impresso? Per me sicuramente questa dedizione quasi religiosa alla Nippon Quality. Sì, quella è la base di tutto. E poi la scelta, che oggi sembra ancora più forte, di produrre tutto in Giappone, controcorrente rispetto a tanti. E questa fusione pazzesca tra la mano dell'artigiano e la tecnologia più avanzata. Hai colto i punti fondamentali. Aggiungerei, come dicevamo, l'impronta fortissima della visione e della passione di Adachi, che si sente in tutta l'azienda. Vero. E tutta quella cura maniacale nel processo produttivo non è solo marketing, capisci? È la garanzia che loro vogliono dare al pescatore. Quando compri un'esca Duo, sai che dietro c'è quel livello di controllo, quella ricerca della perfezione. Un'esca performante e costante nel tempo. Esatto. Non vogliono solo imitare la natura, vogliono davvero creare qualcosa che sia better than the real one, spingendo sempre un po' più in là l'asticella. È una ricerca continua. Una ricerca davvero affascinante. Bene, direi che con questo possiamo chiudere la nostra immersione nel mondo Duo. Speriamo sia stata interessante per chi ci ha ascoltato. Speriamo di sì. Ricordiamo ancora una volta, tutto quello che abbiamo detto si basa sui contenuti, le visite, le analisi fatte da Planet Spin, disponibili sul loro canale YouTube e sul sito. Giusto sottolinearlo. E, sai, pensando proprio a questa dedizione totale alla qualità, a questo approccio quasi artigianale in un mondo che invece va sempre più veloce, Sì. mi viene una domanda quasi spontanea. Quale sarà il prossimo passo per Duo? Come faranno a mantenere questo standard così alto, quasi fuori dal tempo per certi versi, e allo stesso tempo continuare a innovare? Bella domanda. Riusciranno a mantenere questo equilibrio? Esatto. Quali nuove frontiere esploreranno per creare esche sempre migliori del vero? È un po' una riflessione su cosa significhi davvero qualità oggi nell'attrezzatura da pesca e cosa significherà domani. Un ultimo spunto finale. Grazie davvero per averci seguito in questo approfondimento. Grazie a voi. L'appuntamento è alla prossima esplorazione, sempre qui su Planet Spin Podcast.